nuovo a vedere altre informazioni ancora aggiuntive. Io non credevo che a questo punto fossero fornite prima dell'early access, però fondamentalmente sono uscite tutte le ascendancy, quindi tutti i nodi delle, diciamo, classi di specializzazione di tutte le classi. Fondamentalmente noi ovviamente andiamo a vedere quelle dell'Infernalist per adesso. Faccio subito una premessa, me le aspettavo differenti sicuramente perché se si fa un piccolo paragone con le Ascendancy in PoE 1 del Negromante, in questo caso c'era moltissima più diciamo specializzazione sui minion. Quindi sembrerebbe che comunque la classe dell'Infernalist, così come sia messa, è un po' un ibrido, cioè tra uno spellcaster di fuoco e appunto minion. È anche vero che c'è un nodo molto importante, particolare, che è un po' è molto potente per i minion, anche se ci dà un downside piuttosto importante che però possiamo comunque lavorarci e cercare di mitigare questo malus. Andando a guardare un po' così tutte le ascendancy, in questo caso abbiamo anche i nodi piccoli, quindi in questo caso questa grinding immolation che fondamentalmente ci dà ignited a noi quando infliggiamo un colpo critico e in più prendiamo il 15% della nostra vita e degli energy shield, quindi la somma come danni da fuoco al secondo e abbiamo 30% in più di danno critico bonus. Il Loyal Elound che avevamo già visto, ma adesso possiamo vedere anche l'abilità nello specifico, che poi andremo a vedere, e il nodo piccolo ci dà 12 in più alla vita dei minion. Qui invece abbiamo mana in più, Pyromantic Pact che l'avevamo già visto, che appunto trasforma la mana nell'Infernal Flame fondamentalmente. Abbiamo un altro nodo di mana e il Bringer of Flame, che fondamentalmente questo potrebbe essere buono anche per la build minion, perché tutto il danno che infliggiamo noi e i minion contribuisce a questo Ignite Chance e Magnitude. Magnitude è un attimo da capire, ma immagino che sia un modificatore che va poi a moltiplicare o comunque a potenziare i danni da fuoco, fondamentalmente. Qui abbiamo un increase spell damage, la demonic possession, quindi la trasformazione del nostro personaggio nel demone, quello diciamo della specie di succube con le ali, un altro nodo di aumento di spell damage e questo maximum demon flame che fondamentalmente è una risorsa che serve quando ci trasformiamo nella forma del demone. Qui abbiamo un nodo fuori, diciamo, da quest'albero e probabilmente è un errore o di immagine o di sistemazione del nodo. Comunque a quanto pare sembrerebbe ci sia un nodo in più e fondamentalmente questo va a combinarsi con il Pyromantic Pact perché fondamentalmente ci dice che quando siamo, diciamo, high Infernal Flame, quindi abbiamo tanta Infernal Flame, però non oltre il limite perché poi si resetta. Noi e i nostri alleati infliggiamo 20% di danno in più come danno da fuoco. Quindi questa in realtà molto interessante. Però la parte dell'albero che sicuramente ci interessa a noi per la build minion è tutta di qua a sinistra, dove fondamentalmente abbiamo tutti i nodi che vanno a incrementare la vita, che sicuramente ci servirà. Ehm, Abbiamo come primo nodo questo Altered Flash che fondamentalmente è una sorta di mitigatore di danni e ce li trasporta sulla parte fuoco. Quindi se andiamo facciamo un overcap della nostra resistenza di fuoco, dove solitamente le resistenze in Path of Exile è 75% il cap, anche se nell'endgame conviene avere qualcosina di più perché spesso appunto le nostre resistenze vengono ridotte da debuff o da appunto elemental ailments che ci infliggono i nemici o maledizioni e chi più ne ha più ne metta, però fondamentalmente
questo nodo fa sì che il 20% di danni da freddo e da elettricità, insomma da fulmine, vengono trasformati in danni da fuoco, quindi vengono presi come danni da fuoco, mentre il 20% dei danni fisici vengono presi come danni da caos. Questa ultima purtroppo durante il leveling potrebbe essere un problema, quindi siccome questo è uno dei primi nodi che andremo a prendere con l'Ascendancy, perché comunque partiamo da qui, quindi la prima scelta si riversa per forza di cose su uno di questi quattro, potrebbe essere un problema nell'early game, perché solitamente però anche qui bisogna vedere come è affrontato in generale il Chaos Damage e il Chaos Damage Resistance in Path of Exile 2, però in Path of Exile 1, specialmente nel leveling, è piuttosto difficile avere cappata la resistenza Chaos, solitamente per un problema di equipaggiamento, perché non si trova l'equipaggiamento con il Chaos Resistance, o comunque è difficile, diciamo, craftarlo o trovarlo in generale, però potrebbe essere cambiata questa cosa. I nodi focali però fondamentalmente sono questi Beidat, che sono tre, entrambi ci fanno riservare il 25% della vita e ci danno però un bonus agli Energy Shield, allo spirito e a il mana. Fondamentalmente quello che ci interessa di più è proprio Beidat's Will, perché riserva appunto il 25% della nostra vita, quindi non ce lo fa avere fondamentalmente, però ci dà uno di spirito massimo ogni 25 di maximum life. Wow, perché fondamentalmente questo è proprio eh, la- l'albero della cuccagna per la Minion Army, perché fondamentalmente se si fa un calcolo così, diciamo un po' a cazzotto, se arriviamo ad avere 5000 HP, comunque contiamo che nell'endgame, anche qui non so quanto cambia rispetto a Path of Exile 1, però fondamentalmente nell'endgame bisognerebbe arrivare ad avere circa, poi questo è tutto differente ovviamente per le build, però diciamo solitamente in una build minion bisogna cercare di avere da sopra i 4000, 4005 più possibile. Poi bisogna vedere se si ha gli energy shield o cose particolari, questa cosa non è veritiera, però diciamo una build normale solitamente nell'endgame ha più di 4000, 4005 HP. Se facciamo un esempio a 5000 HP, andando a riservare il 25%, quindi riserveremo 1250 della nostra vita, che è veramente tanto, perché è una parte importante e questi 1250 nell'endgame possono fare la differenza tra un one shot di un attacco o una sopravvivenza. Però fondamentalmente ci vanno a dare la bellezza di 200 spirito, che sicuramente ci permetterà di avere aure in più, minion in più, o tutto quello che ci manca, diciamo, dallo spirito che non abbiamo. Sempre andando a fare riferimento all'albero delle abilità che noi comunque andremo a prendere, abbiamo anche delle riduzioni di spirito, specialmente per i minion. E questa cosa è veramente, veramente importante, perché andiamo a creare il nostro esercito appunto di minion e quindi dobbiamo avere più spirito possibile. Ehm, il problema di questo albero delle abilità è che fondamentalmente per la build Infernalist, Minion Army, quindi più minion possibile, incentrato sul sacrificio, la detonazione dei minion, comunque sui danni da fuoco in generale, ci si trova a una scelta strana, cioè mh, fondamentalmente la mia idea sarà di andare a prendere il Loyal Elound subito, quindi come primo nodo, perché fondamentalmente se andiamo a vedere l'abilità nel particolare, fondamentalmente Fondamentalmente questo Loyal Elound, oltre a dare questa abilità molto potente che praticamente infligge ignite a tutti gli enemy vicini in un radius di 1,5 metri, quindi ha diciamo questo debuff a zona di infliggere ignite,
ma in più è trattato come se il danno da fuoco fosse il 20% della vita massima del minion, quindi più vita hanno i nostri minion e più questo ignite e danno da fuoco è aumentato, quindi è un buff veramente importante rispetto cioè a tutta la build, perché anche qui è un po' strano, però diciamo, siccome parla di minions al plurale, quindi minions, ignite, enemies e soprattutto sotto minions have more maximum life, sembrerebbe che l'Elound buffa tutti i minion, e questo sarebbe veramente veramente importante, perché diventa tipo uno spettro alla fine, cioè ci dà ancora più potenziamento. E soprattutto, anche se questo ci si riserva che forse non sia così, però sembrerebbe, se guardiamo nella parte alta a destra, a sinistra, e purtroppo non ho trovato immagini migliori, però sembrerebbe che l'Infernal Allowed non riservi spirito, quindi sia appunto, tra virgolette, gratuito con l'Ascendancy. Ovviamente ci andrà a prendere uno slot abilità, quindi quello sicuramente, però è gratuito a livello di spirito, il che è veramente questa cosa fantastica, oltre a darci il 20% di resistenza dai colpi diretti, quindi hits è solamente colpi diretti, quindi non ridurrà il damage over time, non ridurrà i danni da AOE presi, non ridurrà danni di riflesso in generale, o anche di rimbalzo da proiettili o cose così, quindi solo hits, sembrerebbe solo danno diretto, però anche questo è tutto da vedere. Piccola parentesi, Minions have more maximum life per noi è fantastico, perché le esplosioni che andremo a generare sia dai minion arsonist, sia da le abilità varie, sia da minion instability, il supporto, fondamentalmente il danno effettuato si baserà, mi sembra, sul 15% o 10%, insomma, in base alle variabilità, però più o meno sul 15% della vita massima dei minion, quindi più vita avranno e più il danno dell'esplosione sarà potente. Inoltre questo ignite a zona, questo buff di ignite a zona, quindi avere sempre nemici che sono insomma hanno questo debuff, fondamentalmente per noi è ottimo, perché fondamentalmente è tutto un moltiplicatore ai danni, sempre in più. Quindi il primo nodo, appunto, abbiamo detto sarà questo Loyal Hound, e poi sicuramente andremo alla parte dello spirito, dove sicuramente l'incremento della vita sarà ottimo. Questo Altered Flash sicuramente è un metodo per mitigare appunto i danni degli altri elementi, e ci dà un pochino più spazio sull'equipaggiamento soprattutto, e sui nodi dell'albero passivo, per avere, diciamo, più spazio nelle resistenze, quindi magari riusciremo a pompare la resistenza da fuoco tralasciando un pochino il cold e il lightning. Problemi che nascono sono però che il 20% di trasformazione di danno non ci permette di ignorare completamente le resistenze sia da freddo che da lightning, perché appunto nell'endgame avremo sicuramente anche boss, mob, nemici, o comunque quelle situazioni dove ci sono tantissimi nemici, diciamo, intorno a noi, e sicuramente avremo, cioè potremo andare a staccare debuff elementali o cose così, e quindi il 20% di mitigazione non ci permetterà di ignorare completamente le resistenze degli altri elementi, quindi dovremo comunque andare a trovare un modo per mitigare ancora di più questa cosa. Sicuramente un punto interessante focale potrebbe essere andare a trovare qualche determinato equipaggiamento o nodo in generale dell'albero passivo, o comunque un equipaggiamento mitico o qualcosa del genere, che ci permetta fondamentalmente di trasformare altra percentuale di cold e di lightning in fuoco, cosa che non sarà facile, però potrebbe essere il nostro caso. Addirittura se si riuscisse a convertire, ma questo penso che non esista nemmeno nel gioco, se si riuscisse a convertire il chaos damage o comunque una piccola percentuale del chaos damage in fire damage,
sarebbe proprio il top del top, ma sarà difficile. Durante il leveling, come già detto, questa cosa del physical damage presa come chaos damage potrebbe essere un problema, sicuramente. Andremo poi a prenderci l'altro nodino della vita e sicuramente Baidat Will il prima possibile, perché comunque il Maximum Spirit per noi è proprio il pane quotidiano, che sicuramente ci dà un boost enorme su tutti i minion e tutte appunto le aure, e abbiamo la possibilità di riservare tantissime altre abilità, e quindi sicuramente questo nodo focale. A questo punto però nascono i dubbi, perché se siamo come in Path of Exile 1, fondamentalmente possiamo prendere 4 di queste ascendancy, quindi 4 di questi diciamo pallini più grandi, e quindi per adesso saremo a 3, quindi Loyal Elound, primo, secondo Altered Flash, scelta purtroppo obbligata, Beta Twill, quindi Maximum Spirit. Per il quarto invece si brancola un pochino nel buio, perché fondamentalmente gli altri nodi non è che ci vadano a dare grosse cose in più, perché se andiamo a prendere la Demonic Possession, comunque non siamo, cioè non è che sia una cosa che va tanto in sinergia, perché possiamo vedere appunto sempre nel dettaglio la Demon Form, che fondamentalmente è molto forte, perché ci trasforma appunto in questo demone, ci dà un incremento di velocità di lancio di incantesimi, più 4 a livello di tutte le skill di incantesimo, quindi questo fortissimo veramente, ci fa perdere 1% della vita per secondo per Demon Flame, e invece incrementa il 10% il danno da spell per Demon Flame. Sicuramente fortissima questa abilità, però si torna sempre lì, cioè il discorso è questo: se noi facciamo una build completamente minion, il nostro incantatore diciamo serve solamente, sì, magari ha un paio di abilità di attacco, che potrebbe essere quel Flame Blast, ma fondamentalmente per infliggere i debuff, e poi sono i nostri minion, diciamo, che pensano al lavoro sporco, fondamentalmente. Nella Demon Form invece siamo noi stessi che con i nostri incantesimi andiamo a danneggiare e a uccidere direttamente i nemici, e non lo so, quindi questo, cioè, potrebbe essere una svolta ibrida nella build, perché comunque il più 4 al level degli spell skill è veramente veramente potente, è un'abilità veramente potente, però non sinergizza per un cavolo con i minion, perché appunto minion spell non ce ne sono, comunque ce n'è qualcuno, ma non si riferiscono comunque ai minion, quindi non andrebbe a potenziare direttamente i minion. Potremmo utilizzare il più 4 to level of all spell per ad esempio le offering, che se non sbaglio dovrebbero essere spell, però ripeto cioè si va a ibridare la build, e non è il massimo. Non è il massimo. Quindi, detto questo, altrimenti potremo anche Pyromantic Pact, sarebbe un po' strano, perché comunque fondamentalmente eh, anche questo va a potenziare, diciamo, i danni che infligge il nostro incantatore, ma non va in nessuna maniera a potenziare i minion, almeno che non ci siano skill o oggetti mitici particolari, però non ha una grande sinergia. Questo potrebbe essere perché comunque ci dà un bonus al critical damage, però si torna sempre lì, il bonus al critical damage non viene dato ai nostri minion fondamentalmente, quindi è un po' ridondante anche questa, cioè non è che ci dà quel, diciamo, quel buff in più, e soprattutto ci fa prendere i danni. È vero che li prendiamo come fuoco, quindi overcappando la resistenza di fuoco c'è sicuramente una mitigation importante, però non vedo, non vedo troppa importanza, ecco, su questo nodo. E quindi un'idea potrebbe essere di andare a prendere un altro Beidat,
è fondamentalmente quello dell'Energy Shield, quindi andare a fare una build dove sacrifichiamo gran parte della vita per avere molto più Energy Shield. E a quel punto andremo a lavorare sull'albero passivo prendendo tutti quei nodi che effettivamente ci danno numeri importanti, il 25% in più di Energy Shield, addirittura ci sono dei nodi che hanno il 60%, il 40%, ovviamente con dei bonus e dei malus. Però ecco, questa potrebbe essere l'idea e potremmo anche andare a trasferire trasferire nel senso lo abbiamo noi perché ci serve proprio per sopravvivere e poi lo andiamo a trasferire anche ai nostri minion per difese aggiuntive in più. Il problema è che fondamentalmente comunque andremo a riservare il 50% della nostra vita e quindi appunto se abbiamo 5000 ci ritroveremo con 2500 HP che per l'endgame è nulla, veramente, però bisogna vedere se si riuscisse ad avere tanto Energy Shield, ad esempio se si fa sempre l'esempio dei 5000 HP, andremmo ad avere 1250 Energy Shield in più, che comunque non è tanto, però andrebbe comunque a inserirsi in tutti i moltiplicatori dei nostri Energy Shield, quindi è molto probabile che riusciremo ad arrivare a 4000-5000 Energy Shield e a quel punto potremmo giocare con qualche equipaggiamento, magari mitico o comunque abilità particolare dell'equipaggiamento che ci fa anche riprendere l'Energy Shield e così via. Se dovessimo fare una cosa del genere, quindi andare a riservare il 50% della nostra vita, probabilmente ci converrebbe avere un leashing sugli Energy Shield, quindi quando picchiamo, o meglio ancora, quando picchiano i nostri minion, ci ricaricano gli Energy Shield. Che questo sarebbe un po' tipo un'abilità passiva dell'Ascendancy del Negromante che c'era in Path of Exile 1, cioè quando i nostri minion picchiano, fondamentalmente ci si andava a curare con un life leeching. E quindi questo potrebbe essere un'idea. Mi lascia un po' spiazzato perché diciamo c'è questa scelta obbligata comunque di questo nodo che forse non sarei andato a prendere se non fosse un nodo diciamo nell'autostrada obbligata per andare a prendere questo Beidat. Però per adesso questo è quello che abbiamo. C'è anche questo nodo appunto che rimane esterno appunto per un errore o perché comunque è stato trascritto male. Ma anche questo è tutto sempre sembrerebbe per una build caster, quindi fondamentalmente non è che ci aiuti tanto e quindi poi bisognerà andare a vedere e fare un po' di supposizioni in generale. Però ecco, questa è una prima analisi dell'ascendancy che potremmo andare a prendere, quindi il nostro Elound per primo, l'Altered Flash per seconda, Beta Twill e poi la quarta ed ultima a scelta. Se andiamo su una configurazione degli Energy Shield, sicuramente anche Beta Hand, che ci andrebbe appunto a dare più Energy Shield, altrimenti da valutare. Un ibrido con la Demonic Possession, aumentare i danni critici o altrimenti Pyromantic Pact, ma ecco appunto credo che purtroppo la scelta sia abbastanza a senso unico, cioè da andare poi a potenziarci ancora di più le difese e questo. Bene, grazie per la vostra attenzione e a questo punto la build più o meno è definita, ci manca solo l'equipaggiamento che andremo a vederlo ormai durante l'early access perché ci siamo fondamentalmente. E altro dubbio che mi era venuto durante lo streaming, si vede che lo scettro viene inserito nell'offhand, però nel caso in cui ci sia la possibilità di avere come in Path of Exile 1 lo scettro e lo scudo, sicuramente poi andremo a vedere cosa ci conviene avere su quello scudo e sicuramente se abbiamo la configurazione con gli Energy Shield ci potrebbero essere degli scudi anche mitici, cioè leggendari, che comunque ci danno particolari bonus tipo la Aegis Aurora che c'era in Path of Exile 1 che ci raddoppiava fondamentalmente le difese date dallo scudo e anche un recupero di Energy Shield e così via. Però fondamentalmente la linea guida è questa.
Quindi grazie ancora e ci vediamo su Path of Exile 2.